Buongiorno, seconda parte dedicata alle nanosilici. Dopo la presentazione iniziale andremo a vedere alcuni studi che sono stati condotti da varie università sulle nanosilici che poi hanno preso la denominazione NanoEstel e in particolare andremo a vedere gli studi relativi all'effetto consolidante di questi materiali e alla capacità di penetrazione all'interno di elementi lapidei. Uno degli studi è stato presentato nell'ormai lontano 2011, consisteva nel trattamento di provini di pietra di Lecce con vari tipi di nanoparticelle e silicato d'etile come consolidante di confronto. Nella foto vedete i provini che sono stati sottoposti a invecchiamento accelerato tramite nebbia salina, quindi cristallizzazione di solfato di sodio che causa la distruzione della superficie dei provini sottoposti a invecchiamento. E infatti vedete nella foto sulla sinistra il provino nuovo, non sottoposto a invecchiamento, e via via provini trattati con i vari materiali a partire dal secondo, da sinistra, il provino non trattato, il provino trattato con nanosilice, con silicato di etile, silicato di stronzio e ossido di calcio. Come vedete il provino non trattato va a perdere una elevata quantità di materiale, circa il 19%, mentre i provini che erano stati trattati con i vari materiali si sono comportati molto meglio, perdendo una quantità inferiore di materiale rispetto al non trattato. Il provino che ha dato il miglior risultato è quello del silicato d'etile, che ha perso solo il 3,5% del suo peso iniziale. Il provino invece che ha dato un risultato peggiore è stato quello trattato con le nanosilici. Chiaramente non dobbiamo solo valutare un parametro nella nostra complessiva valutazione dei materiali e quindi andiamo a valutare anche altri parametri che sono stati determinati, come l'assorbimento d'acqua per capillarità. E qui, come ci aspettavamo, la curva che vedete con i triangoli blu è quella relativa al trattamento con silicato d'etile e il silicato d'etile è l'unico trattamento che dà un effetto idrorepellente, come ben sappiamo, che verrà poi perso nel corso del tempo, ma che a distanza di un mese dal trattamento, come era stato valutato per i provini trattati, mantiene ancora le caratteristiche di idrorepellenza. Per quanto riguarda la valutazione della permeabilità al vapor d'acqua, troviamo un altro dato interessante. Il silicato d'etile è il trattamento che causa una maggior riduzione della permeabilità, cioè quello che viene a tappare di più la porosità. Si ha una perdita del 43% di permeabilità. Le nanoparticelle di silice invece sono quelle che lasciano la porosità più aperta, si ha la perdita del solo 14,5% di permeabilità. Gli altri trattamenti, idrossido di stronzio e idrossido di calcio, danno dei valori intermedi. Il risultato di questi primi test è che non abbiamo un prodotto perfetto per il consolidamento, ma abbiamo 4 diversi potenziali consolidanti che andremo a utilizzare a secondo dell'effetto che preferiamo. Faccio un esempio molto semplice: se abbiamo un materiale che devo consolidare assolutamente per evitare la perdita, per esempio, di una importante superficie, di un importante modellato, chiaramente andrò a utilizzare il silicato d'etile in quanto la perdita di permeabilità potrà essere valutata sotto un punto di vista secondario. Se invece voglio mantenere questa permeabilità e mi accontento di un livello di consolidamento un po' inferiore, potrei andare a utilizzare le nanoparticelle di silice. In maniera intermedia posso anche valutare il trattamento con gli altri due prodotti. Quindi non scartiamo mai nessun prodotto sotto questo punto di vista.
Un altro studio estremamente interessante è stato condotto all'Università di Firenze nel Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici dalla dottoressa Ricci. È stato preso in esame una pietra particolare, pietra di Maastricht, che è estremamente porosa, ha una porosità del 40% e una composizione essenzialmente carbonatica. Come vedete dalle percentuali, il 98% è di carbonato di calcio, l'1,8% carbonato di magnesio e solamente lo 0,2% di silice. È stata scelta questa pietra proprio perché si voleva determinare la quantità di silice apportata con i due diversi trattamenti, silicato d'etile e nanosilici, e per far questo, tramite una mappatura con microscopio elettronico, era necessario non avere un rilevante quantitativo di silice nei provini in partenza. Di conseguenza tutto quello che troveremo al di sopra dello 0,2% sarà la silice aggiunta tramite i trattamenti consolidanti. Che cosa si è fatto? Dopo aver applicato a pennello i consolidanti, chiaramente aspettando i giusti tempi di stagionatura dei provini, quindi le 4 settimane classiche, si è andati a tagliare delle fette del provino stesso partendo dalla superficie e via via scavando verso l'interno del provino. Queste fette sono state poi analizzate tramite microscopio elettronico e vedete che questa slide si riferisce al trattamento con silicato d'etile. La fetta più vicina alla superficie, quindi dalla superficie fino a 4,3 mm, ci dà una presenza di calcio, che è il colore giallo, sostanzialmente uniforme. Questo ce lo possiamo aspettare in quanto il carbonato di calcio è presente sull'ordine del 98%. Lo stesso avviene per il provino interno da 5,5 mm fino a 15,7 mm dalla superficie. Se ci spostiamo sulle immagini a sinistra, che rappresentano col colore rosso la presenza di silice, o meglio di silicio, vediamo che anche in questo caso, sia nella fetta superficiale che nella fetta interna, il colore rosso si presenta in maniera uniforme in tutte le aree. Possiamo anche determinare la percentuale di silice che si ottiene all'interno del provino ed abbiamo un 16% sulla superficie e un valore pressoché identico, 15,8, all'interno dei provini affettati in questa maniera. Che cosa possiamo concludere? Che il silicato d'etile va a distribuirsi in maniera omogenea all'interno del materiale e la quantità di silicato d'etile che mi ritrovo sulla superficie e che poi posso determinare all'interno del provino è identica. Le cose cambiano nel caso del trattamento con nanosilice. Ecco che vediamo sulle immagini a sinistra come prevedibile la quantità di calcio uniforme nelle due fette, quella della superficie e quella interna, ma le cose cambiano drasticamente con la mappatura del silicio. Vediamo come la distribuzione del silicio sia molto inferiore rispetto a quella che abbiamo ottenuto con il silicato d'etile. Anche le percentuali sono sostanzialmente diverse. Sulla superficie troviamo il 5,5% di silicio, al contrario del 16% ottenuto per il silicato d'etile, e all'interno la quantità di silicio scende al 2%. Conclusione di questo studio: la nanosilice penetra con maggior difficoltà nel materiale poroso trattato e non solo, ma si distribuisce in maniera disomogenea, ovvero avremo una concentrazione di nanosilice maggiore sulla superficie e inferiore all'interno del provino. Tornando alla questione delle dimensioni, come dicevamo nella presentazione precedente, questo dipende anche dalle dimensioni
dei materiali in gioco. Con le nanosilici, col nanoestel abbiamo delle dimensioni delle nanoparticelle attorno ai 20-30 nanometri, per il silicato d'etile siamo attorno sulle dimensioni di 1, 2, 3 nanometri e di conseguenza è proprio anche per questioni dimensionali che per la nanosilice ho una penetrazione inferiore. L'ultimo studio che vogliamo prendere in considerazione è quello relativo alla velocità di asciugatura dei materiali trattati con, in questo caso, nanocalci e nanosilici. Sono stati testati 3 substrati, una malta a base calce, una pietra carbonatica e un'arenaria, quindi materiali diversi sia per morfologia che per porosità. I provini stagionati sono stati poi bagnati e è stato determinato la velocità di asciugatura. Che cosa si è trovato? Che la velocità di asciugatura dei provini non trattati, paragonata a quella dei provini trattati, è identica. Quindi i trattamenti, che tra l'altro erano stati condotti in maniera eccessiva, ovvero mettendo elevate quantità di nanocalce e di nanosilice, sostanzialmente questi materiali non hanno influenza sulla velocità d'asciugatura, quindi un dato ulteriormente positivo. Altri studi sono stati condotti sempre su nanosilici, stavolta al confronto con nanoparticelle di idrossido di calcio e ossido di zinco, e anche in questo caso su 2 pietre di tipo diverso ne è stato verificato l'efficacia consolidante sia tramite misure di velocità ultrasoniche sia tramite misure di tape test, ovvero di rimozione tramite uno speciale nastro adesivo di particelle dalla superficie. Per quest'ultimo test possiamo vedere in particolare come nell'ultima riga per le pietre silicatiche, quindi questa denominata Puerto de Santa Maria, la nanosilice ha avuto un effetto consolidante altissimo sulla superficie e invece leggermente inferiore le nanoparticelle di idrossido di calcio e ossido di zinco. Questo lo possiamo facilmente immaginare in quanto la nanosilice ha il massimo della compatibilità con le calcareniti e le pietre arenarie. È stato possibile anche verificare l'efficacia sia del silicato d'etile che delle nanosilici per il trattamento di una malta magra, quindi una malta con un rapporto legante inerte 1:4 in modo da avere in partenza un materiale molto assorbente e con una resistenza meccanica bassa. Qui vedete nella riga relativa al provino non trattato la resistenza a flessione, la resistenza a compressione e la durezza superficiale. Come vedete, i trattamenti del silicato d'etile associato a una nanocalce e della sola nanosilice portano tutti a un aumento dei valori sia della superficie sia della parte interna al provino. Tra l'altro questo ci dà un'informazione molto importante perché per quanto riguarda il trattamento con silicato d'etile, la presenza di idrossido di calcio, quindi di nanoparticelle di idrossido di calcio, si è avuto un effetto come se ci fosse stato un promotore di adesione con formazione finale di silicati di calcio. E questo può essere un'utile indicazione quando sia necessario consolidare non solo una malta, quindi comunque un materiale con legante calce, ma anche una pietra, una calcite. E ora qualche rapida esempio di applicazioni di nanoestel. Il primo esempio che risale addirittura al 2010 è quello di un acquedotto romano in calcestruzzo che era saltato fuori nel corso degli scavi della TAV, dell'alta velocità, nella zona di Sesto Fiorentino, vicino a Firenze. Qui c'era una presenza di umidità costante che impediva il trattamento con silicato d'etile e con gli altri sistemi classici basati su resine in soluzione o dispersione.
Il trattamento che vedete in queste immagini ha fatto sì che la resistenza meccanica della superficie di questa malta molto magra sia stata incrementata in maniera sufficiente da poter conservare questo manufatto, che comunque avrà da soffrire perché è esposto agli agenti atmosferici e si trova all'interno di una buca sostanzialmente scavata vicino alla TAV. Un altro esempio che vi porto è quello del consolidamento di una superficie pittorica in cui le scaglie erano fortemente rialzate. Con la nanosilice è stato possibile riadagiare queste scaglie e sostanzialmente incollarle, ma non con materiale polimerico, bensì con un legante minerale, appunto la silice stessa. Raccomando la massima cautela nell'utilizzo delle nanosilici su pitture murali, in quanto il rischio è quello di causare una formazione di silice sulla superficie, non al di sotto della superficie, e questo è un rischio sostanzialmente di irreversibilità del trattamento. Una volta che si è depositata la nanosilice non sarà possibile tornare indietro, e quindi estrema cautela nell'utilizzo su superfici di questo tipo. Un'altra applicazione che mi è stata trasmessa dagli amici spagnoli che lavorano alla cattedrale di Barcellona, la Sagrada Famiglia, devono integrare dei pezzi rovinati con elementi nuovi scavati dalla cava ancora aperta, ancora esistente, e questi elementi nuovi hanno un colore molto chiaro. La pietra è una pietra ferrosa che col passare degli anni prende quel caratteristico colore rosato, ma inizialmente queste inserzioni si presentano con un colore molto diverso rispetto a quello della pietra circostante, e quindi è necessario effettuare delle velature. Le velature che venivano eseguite con la classica dispersione acrilica e pigmento si rivelavano poco durature. I nostri amici si sono quindi ingegnati per trovare un legante più stabile e hanno utilizzato le nanosilici. Ecco, questa miscela pigmento nanoestel si rivela estremamente resistente all'invecchiamento, pur essendo esposta direttamente a pioggia, sole e quant'altro. Un caso analogo lo potrete verificare visitando Firenze. Qui siamo in Piazza della Signoria, in palazzo antistante il Palazzo Vecchio, questo è chiamato Tribunale della Mercanzia. Sulla facciata ci sono queste decorazioni geometriche di colore bianco che periodicamente dovevano essere reintegrate in quanto andavano a scolorirsi, perdendo il legante molto rapidamente. Qui è stato effettuato un ritocco pittorico andando a miscelare del pigmento bianco titanio nel nanoestel. Ecco, ormai questi sono passati più di 5-6 anni e la decorazione è ancora perfettamente stabile. È interessante quest'ultima slide che vi faccio vedere perché rappresenta quello che succede su una superficie dove è stato applicato un eccesso di nanosilice. Che cosa succede? Si forma questo strato vetroso che tende poi con l'invecchiamento a distaccarsi dalla superficie su cui è stato deposto, e vedete si formano queste isole, queste fessurazioni, e poi queste isole tendono addirittura a staccarsi, come è possibile vedere da questa foto al SEM. Ecco, questi elementi globulari che si possono osservare all'interno di questo strato evidenziano la presenza di calcio e silicio, quindi vengono a formarsi questi globuli di silicato di calcio. Un elemento negativo è sicuramente la presenza di sale sulla superficie. Qui vedete in queste immagini che cosa è successo con dei trattamenti che sono stati effettuati
su elementi lapidei contenenti del sale, del cloruro di sodio. Che cosa è successo? Molto semplicemente si è verificata una precipitazione della silice sulla superficie che ha dato luogo a questi sbiancamenti. È chiaro che per rimuovere questo materiale che si è appena formato è necessario andare meccanicamente con delle spazzole e in queste situazioni è necessario, direi obbligatorio, effettuare prima del trattamento con nanosilici una desalinizzazione dell'elemento lapideo.